Potete essere dei virtuosi del violino, potete avere la mano sinistra velocissima, ma se manca il bel suono sarà tutto inutile. Chi ha un bel suono può raggiungere ed emozionare il pubblico anche suonando delle semplici corde vuote. Se volete raggiungere un buon risultato dobbiamo partire dalle basi, ma non vi preoccupate, vi aiuto io. Seguite questo video ed entriamo nel mondo della mano destra del violinista. Vediamo come deve essere impugnato l'arco. Prima di tutto è doveroso chiarire che esistono differenti scuole sull'impugnatura dell'arco, quindi potrà capitarvi di incontrare un violinista che impugnerà l'arco in modo leggermente diverso dal vostro. Ragazzi, dico leggermente perché i particolari sono minimi, non è che ogni scuola stravolge completamente il modo di tenere l'arco, cioè parliamoci chiaro, non trovate uno che impugna l'arco al contrario. Il primo passo per una corretta impugnatura dell'arco avviene senza arco. Sì, ragazzi, avviene senza arco. Poggiate l'avambraccio su di un tavolo con la mano destra che pende. Portate l'attenzione sui muscoli della mano rilassata e memorizzate questa sensazione di rilassamento nella mano. Se portiamo l'attenzione sulle nostre dita, notiamo che quando la mano è rilassata, il pollice leggermente curvo si troverà in corrispondenza della seconda falange del dito medio. Anche quando afferriamo un oggetto, notiamo che il pollice oppositore alle altre dita è sempre in direzione della seconda falange del dito medio. Diciamo questa è una posizione naturale, quindi voglio portare la vostra attenzione sulla posizione naturale della mano quando chiude per afferrare un oggetto. E dato che io dico sempre che è nata prima la mano e poi l'archetto, è questa la posizione che la nostra mano deve mantenere quando prendiamo l'archetto, quindi una posizione naturale. Con la mano morbida formiamo un cerchio creato dal contatto tra il pollice e la seconda falange del dito medio. Apriamo leggermente questo cerchio ed inseriamo l'archetto. Notiamo che il pollice in posizione naturale, quindi rotonda, si troverà in corrispondenza della seconda falange del dito medio. Adesso andiamo a vedere come vanno posizionate le altre dita. L'anulare cadrà in maniera morbida sul nasetto, all'altezza dell'occhio in madreperla. Il mignolo sarà posizionato sulla bacchetta nella scalanatura più interna e l'indice si poggerà con la sua seconda falange sull'avvolgimento in argento. Attenzione al mignolo, il mignolo va appoggiato nella scalanatura più interna. Se osservate l'arco, notate una cosa, che l'arco presenta al tallone delle scalanature, quindi una forma ottagonale. Anche se l'arco è liscio, nella parte a tallone presenterà sempre questa scalanatura ottagonale, proprio per evitare al mignolo di scivolare. Ricapitolando, andiamo a vedere la posizione delle dita sull'arco. Abbiamo detto che il pollice dovrà poggiare tra la fine del nasetto e l'inizio dell'avvolgimento in pelle, quindi proprio in questo punto. Medio, in corrispondenza al pollice, quindi altezza seconda falange. Anulare sull'occhio in madrepella sul nasetto, mignolo sulla scalanatura interna e dito indice seconda falange sull'avvolgimento in argento. Ok? Questa sarà la posizione del nostro archetto. Attenzione che le dita non devono essere perpendicolari all'archetto, ma devono essere leggermente oblique, quindi dobbiamo ruotare la mano verso la nostra sinistra in senso antiorario, quindi non questo ma questo. Ok? Attenzione al pollice, il pollice deve sempre essere rotondo. Se osserviamo la posizione delle dita sull'archetto dal bottone, notiamo che il pollice rotondo forma un cerchio con la mano e il mignolo, quindi attenzione, dobbiamo sempre formare questo cerchio. Evitate di girare il pollice al contrario oppure il mignolo in questo modo. Queste non sono posizioni naturali, cioè noi quando camminiamo per strada con la mano morbida non camminiamo così, ma la nostra mano è così, quindi è sempre rotonda. Quindi tutte le dita devono avere una posizione rotonda, rilassata, non questo,
ma rilassata, morbida. La mano deve essere morbida, ok? Se è rigida la mano è bloccata, morbida. Naturalmente le dita non è che sono state messe a caso sull'archetto, ma ogni dito ha un suo compito. Scopriamo insieme qual è. Il pollice è un dito molto importante perché, essendo opposto alle altre dita, serve da fulcro. Il mignolo invece, posizionato sulla bacchetta, serve a sostenere il peso dell'archetto, in opposizione all'indice che serve a dare il peso all'arco. Questo perché il peso dell'arco non è distribuito in modo omogeneo lungo tutta la lunghezza della bacchetta, quindi nel momento in cui noi andiamo con l'arcata verso la punta, il dito indice sarà molto importante per dare il peso e mantenere un'intensità di suono costante. Poi abbiamo il dito medio che aiuta il pollice in questa sua funzione di fulcro e aiuta anche il dito indice nello scaricare il peso. La sua funzione in questo caso di aiuto all'indice sarà limitata perché la posizione è diversa. L'anulare invece serve a dare stabilità. Naturalmente le dita non devono essere bloccate immobili sull'arco, le dita si muovono, in particolar modo in base al colpo d'arco che noi effettueremo, ma anche la semplice arcata in giù col movimento di pronazione dell'avambraccio farà in modo che il peso sul mignolo e sull'anulare diminuirà e quindi accade questo, anzi chi ha le dita corte tenderà ad alzare leggermente il mignolo e a perdere la posizione dell'anulare, naturalmente da riconquistare quando ritorniamo al tallone. Però questa cosa non vi deve preoccupare, l'importante è che la mano sia morbida. Adesso voglio illustrarvi dei semplici esercizi per rilassare ed allenare la mano destra. Come primo esercizio scarichiamo il peso sul mignolo e alziamo la bacchetta e poi la riabbassiamo, quindi tensione, rilassamento. Dobbiamo far lavorare questo muscolo qua, tensione, rilassamento. Il nostro secondo esercizio è importante per consapevolizzare il peso dell'arco. Facciamo il movimento del tergicristalli della macchina, quindi dalla posizione orizzontale lo portiamo in posizione verticale, poi lo portiamo di nuovo in posizione orizzontale dall'altro lato. Rifacciamo la stessa cosa e torniamo in posizione di partenza. Questo esercizio ci serve per consapevolizzare il peso dell'arco. Quindi in questo caso il peso dell'arco va sul mignolo nel momento in cui noi alziamo l'arco. Nel momento in cui l'arco è perpendicolare al pavimento, il peso è nullo perché è distribuito su tutta la mano. E poi in questo caso il peso va sull'indice. Ritorniamo di nuovo nella posizione lentamente e ripetiamo questo esercizio più volte. L'altro esercizio consiste nel muovere le dita della mano verticalmente, questo qua, e poi anche orizzontalmente. Quindi possiamo anche alternare, no? Verticale, orizzontale. L'importante è che la mano sia morbida. Come ultimo esercizio consiglio quello lì dell'altalena, ovvero il pollice funge da fulcro, il mignolo spinge giù in opposizione all'indice. Quindi lavorano mignolo ed indice. Se il video è stato di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando sulla campanellina e lasciando un like. E come sempre rilassatevi quando suonate e divertitevi con la musica.